Ciao ragazzi, io sono Luca GRT e questo è il nuovo GRT Garage. Come avete visto nelle clip precedenti ho preso un capannone, ma prima di tutto vi voglio spiegare perché sono mancato un anno completo su tutti i social. Beh, sono mancato soprattutto perché stavo creando tutto questo, ma sono mancato perché il tendone in cui avete visto tutti i video passati, diciamo su tutte le piattaforme, era all'interno di quel tendone. Quel tendone purtroppo mi ha abbandonato, è crollato, ha tirato un vento di 120 km/h che mi ha tranzato completamente le gambe. Ho deciso di prendere tutto e portare in un luogo sicuro tutto quello che avevo all'interno. Purtroppo non era più, diciamo, fattibile lavorare all'interno perché d'estate era troppo caldo, c'erano quasi 50 gradi e d'inverno c'erano meno 5 gradi. Quindi anche il fattore vento, pioggia portava tutto all'interno e quindi durante il fine settimana passavo il mio tempo a pulire quello che era il tendone e non lavoravo ai miei progetti. In più si è aggiunto il fatto che mi sono trasferito con il lavoro a più di un'ora di distanza da casa mia, quindi sono fuori di casa quasi 12 ore al giorno, che non mi permette di avere tempo per me, per i miei progetti e tutto quello che è la mia vita privata. Però sono qui per dirvi che sono ritornato più forte di prima e in tanti mi avete bombardato di messaggi su tutti i social di riportare il Phantom F12 e tutti gli altri progetti. Vi dico che il Phantom F12 sta per ritornare qui su YouTube, ma sta per ritornare anche il Golf 4x4 1.8 turbo forgiato da 400 cavalli. E in più abbiamo una nuova macchina che non vi mostro qui perché sarà il soggetto a un altro video. Ma adesso ritorniamo al clou del video, che è il capannone. Abbiamo iniziato con i lavori sia esterni che interni nella pulizia e lo smaltimento di quello che era la roba del vecchio proprietario. Successivamente siamo andati a pulire quello che sono i portoni, le finestre e tutto quello che era all'interno del capannone. Poi siamo andati a dare un tocco nostro al capannone, siamo andati a verniciarlo, ma prima di verniciarlo siamo andati a carteggiare, stuccare e levigare tutto quello che è la superficie del muro. I tre colori principali che abbiamo scelto sono il bianco perché dà lucentezza ed è un colore abbastanza economico, e poi abbiamo scelto il rosso perché è un colore che mi piace personalmente. Il nero invece è sia bello esteticamente ma anche funzionale perché è lavabile, quindi qualsiasi schizzo di sporco che può saltare al muro lo possiamo lavare benissimo con un panno d'acqua o qualsiasi prodotto. Ma non è finita qui, perché adesso vi mostro il resto del capannone. Andiamo su che vi mostro il soppalco. Ma prima di farvi vedere quello che è il soppalco e cosa ci andiamo a fare, vi voglio dire che questo capannone è stato diviso in due per fattore economico, perché potete capire benissimo che questo capannone ha un prezzo veramente elevato, quindi pago un affitto diviso con un mio caro amico con cui ho avuto sempre le stesse passioni, quindi ci siamo divisi il capannone in due perché purtroppo sono una persona normalissima e quindi non ho fonti economiche di nessun tipo. Venite, vi mostro quello che è il soppalco. Vedete che è un po' spoglio perché abbiamo iniziato appena ad abbellirlo un po'. La moquette non guardatela perché fa veramente schifo, un pezzo è blu, un pezzo è grigio perché questa è gratis, però comunque gli dà quel tocco d'arte. I divani li abbiamo rimediati sempre gratis, tavolo gratis. È tutta una roba, diciamo, ripresa gratis da cugini, da parenti, per spendere sempre il meno possibile. E qui ci sarà la nostra area relax, cercheremo di modificarla in qualsiasi modo. Qui andremo a fare un simulatore molto figo che sarà prossimo a video. Poi penso che qui sopra quasi tutte le persone che sono appassionate di auto, comunque hanno visto i film di Fast and Furious, avranno visto sicuramente Tokyo Drift e si ricorderanno le immagini di Anne con le macchine sotto i ponti.
le ragazze e tutto quello che era la loro area di relax tra bere, fumare. No, così sono male. Però puoi metterla. Oh, no, aspetta, forse quello non dovevo dirlo. Però comunque avete capito. Fatemi sapere che cosa andremo a fare qui sopra, perché ho veramente tanto spazio e non so come sfruttarlo al meglio. Adesso andiamo di sotto che vi faccio vedere che cosa abbiamo nel piano sottostante. All'inizio di questa avventura, dopo la verniciatura di tutto il capannone, avevamo pensato di comunque comprare un ponte sollevatore, perché avendo molte macchine ne avevamo bisogno. Abbiamo trovato un'offerta veramente vantaggiosa, perché abbiamo pagato 1.000 euro e era un po' malconcio, è del 99, è a vite, c'è un po' di svantaggi avendo la pedana alta, però il costo è sempre quello ed è poco. Abbiamo deciso di rifarlo completamente, l'abbiamo sventrato, l'abbiamo portato a ferro lucido perché c'erano molti strati di vernice, avevo paura che la vernice si sarebbe scalfita o rovinata, quindi ho deciso proprio di sverniciarlo e riverniciarlo completamente. Invece qui abbiamo il mio compressore da quasi 300 litri, l'ho preso da un'azienda, l'ho riverniciato completamente, adesso sarà a finire da lucidare e ho preso la modica cifra di 200 euro per un compressore da 300 litri. Qui dietro abbiamo varie attrezzature che purtroppo non posso farvi vedere perché sono il clou di quello che andremo a fare corso dei video al sotto del soppalco, perché sarà la mia area preferita, perché dove andremo a mettere il tutto. Quindi dietro questi pannelli penso che ci sia la cosa fondamentale. Qui ci sono varie attrezzature, alcune le potete vedere già per terra che non ho coperto. Fino in fondo è pieno di attrezzature che ho acquistato per tutto quest'anno, che sono mancato qui su YouTube. Il prezzo inizia a veramente salire perché di attrezzatura ce n'è e ce n'è anche di qualità. Poi una che vi posso mostrare è questa qui, che è il carrello diagnostico. Non era un carrello diagnostico, era un carrello sempre per computer, ma l'ho adattato per fare un carrello diagnostico dove ho montato un monitor con attacco rotante 360, col computer estraibile, ciabatte, e anche questo sarà seguito a video perché ci andremo a fare vari lavori. Invece qua abbiamo il magazzino che... No, non ve lo faccio vedere perché fa schifo, è tutto disordinato, non si può far vedere. E niente, qui c'è il portone principale, abbiamo il quadro elettrico, un capannone che si rispetti dopo una bella mangiata sopra il soppalco, simulatori e varie cose, ha sempre bisogno di una parte, diciamo, per scaricare, e quindi abbiamo anche i servizi sanitari. Qui abbiamo il bagno e frigorifero per tutte le bibite fresche, le birre. Abbiamo anche delle foto di il frigo completamente pieno di birre. Abbiamo un armadio che non si può far vedere, che fa schifo, lavandino, poi di qua abbiamo water e dietro alla porta abbiamo la doccia, dove comunque lo usiamo per adesso come sgabuzzino, poi non so cosa ci andremo a fare, se lo andremo a utilizzare o no. Abbiamo un piccolo boiler di riscaldamento che non ha molta acqua, però comunque per lavarsi le mani va più che bene. Vi ho quasi detto tutto, però adesso vi faccio vedere un po' quello che sono stati i lavori, anche non avendo, diciamo, attrezzature o non avendo un ponte quando ancora non c'era, perché abbiamo, diciamo, un lavoro in sospeso che è dell'altro ragazzo. Abbiamo una Ford Fiesta S dove abbiamo sostituito il motore. Aveva un problema l'olio era un po' impiastrato di bronzine e infatti il primo cilindro purtroppo ha sbronzinato. Abbiamo deciso di sostituire il motore, quello vecchio, con uno usato per il costo di quello che è la macchina. Il vecchio motore è lì sotto, abbiamo già acciaio inox per fare lo scarico artigianale che faremo in un video. Qui abbiamo il motore nuovo che ancora dobbiamo finire di completare tra cavi e robe, e poi non so se si vede, se il regista riesce a vedere, ci sono i collettori AliExpress bendati. Magari vi lasciamo qualche clip dove li abbiamo montati, e che sono rigorosamente AliExpress. Penso che per questo video è tutto. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del capannone, lasciate like e iscrivetevi se pensate che questo progetto meriti. E per seguire tutti gli altri progetti, io sono Luca GRT e questo è il GRT Garage.